Non so se è un buon giorno. Sono un po' nervoso per quella piccola perdita d'olio. Secondo giorno, ci riproviamo. È una pompa a gasolio, la qualità pessima. La giornata inizia triste? Sì, di merda. Sapete quando li rimetterà a posto? E l'elenco si va diminuendo. Ok, 2. E qua. Adesso lasciamo sgocciolare lo sgocciolabile. Qui cambieremo anche la cinghia e adesso stiamo cercando di svitare per non macchiare qua per terra. 30, fai 31. Buongiorno ragazzi. Non so se è un buon giorno. È un po' di giorni che non ci vediamo. Beh, voi non lo sapete probabilmente perché la puntata, l'ultima, l'avrete vista mercoledì scorso. Siamo qui ancora in Piemonte, per chi ci ha seguito su Instagram e sugli altri social lo sa. E oggi siamo arrivati a Gattinara. Siamo venuti a dormire alla ferrovia. Ieri sera siamo svenuti in questo parcheggio di questo prato perché ci stiamo avvicinando a un posto. Da oggi in poi inizia una settimana, un periodo, non si sa di quanto, di lavori. Però adesso ve lo faccio spiegare da Mauri, che è lui l'ha detto. Oggi sono un po' nervoso perché bisogna fare sti lavori, il tempo è brutto, insomma una giornata no. Perché? Perché bisogna andare a mettere mani, e forse non si sa neanche se si riesce a fare, per quella piccola perdita d'olio. Ok? Che voglio levarmi e non so per quale motivo c'è, quindi voglio scoprirlo oggi. Speriamo di scoprirlo, speriamo di trovare anche dei meccanici in gamba che possono risolvere il problema. Detto questo, è l'inizio di tanti piccoli lavoretti, ma che vi avevo già accennato, e poi magari vi faccio anche l'elenco. Devo cambiare le luci perché ho preso le luci su internet che non mi sono piaciute perché si sono rotte abbastanza in fretta. Strisce LED da cambiare. Mi fermerò 10 giorni su in montagna, quindi al fresco, e quindi si potrà fare. E via. Non la sopporto oggi, la volete? A 10 euro al chilo? Gli svenate! Bastardo! Siamo arrivati da questo meccanico gommista, abbiamo il nostro Bruto qui parcheggiato lungo la strada, ma non riusciamo a entrare perché hanno veramente tantissime macchine dentro nel cortile, quindi non sappiamo se riusciamo a entrare per farglielo vedere, quindi rimaniamo in attesa. Capisco che il posto dentro oggi non l'hanno trovato. Giustamente sugli ultimi giorni che lavoro, perché è agosto, c'hanno tutti che devono cambiare gomme, casinato. Beh, però ci sta, comunque mi fa un favore, viste le amicizie comuni, e niente, domani alle 8 di mattina sarò qua e io lo lascerò qua tutto il giorno e speriamo che facciano qualcosa. Ora chiamo il mio amico e lo avviso che mi devo offrire un pranzo. Secondo giorno, ci riproviamo. A sto giro però sono entrato dentro al cancello, così glielo metto in mezzo alle balle, o lo fa sì o sì, non lo sposto finché non è pronto. Vediamo, ore 8-10, c'è già praticamente il mondo qua che sta aspettando. È vero che ormai chiudono per ferie, quindi tutti pronti a partire, però insomma. Sì, non è, infatti non pensavo, non senti soltanto all'odore. Cazzo, sembrava olio. È una pompa a gasolio, si revisiona, si smonta e si revisiona. Però Ecco perché si allargava così tanto la macchia, che sembrava che... Perché questa è una pompa per riempirla. Il futuro è vicino a noi, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Mi ha detto che la pompa del gasolio che perde, E quindi? e non l'olio. E quindi mi ha detto che ce n'è una a Biella che fa le pompe e revisiona. Come stavamo dicendo prima che è arrivato a interrompermi il mio amico, praticamente che succede? Non è una perdita d'olio, poi magari una piccolina ce ne sarà, ma chi se ne frega, sti motori normale. Il problema è la pompa, quindi quella macchia che vedevo grossa, la perdita era gasolio e si vedeva sotto dalla macchia che si allargava in fretta. Io ho dato per scontato che era olio, perché abbiamo avuto questi problemi. E invece no. Comunque a fine mese il pomparolo riapre, adesso aspetto la conferma e mi dà l'appuntamento. Spero che in 1 o 2 giorni mi revisioni la pompa. Visto che avevo un leggerissimo singhiozzo fra la terza e la quarta, è possibile che era anche quello, quindi io la pompa volevo già dargli un'occhiata.
a questo punto 30 fai 31 e va bene. Andremo su in montagna e ci rilasseremo per il Ferragosto. No, andremo a fare gli altri lavori. Ecco, appunto, andiamo a fare gli altri lavori. Abbiamo iniziato i lavori su Bruto? Abbiamo? Ecco. E diamo a Cesare quel che è di Cesare. Tanto qua Cesare non c'è. C'è solo Mauri. Esatto. Inizio a cambiare la LED, quella cinese, con una, secondo me anche quella cinese, però un po' differente. Nel senso che metto solo una luce bianca qua, come una striscia LED, però ha una particolarità, che ha una centralina staccata che mi fa da dimmer, quindi alzo, abbasso e accendo e spengo direttamente con questo. Quindi laddove non si hanno interruttori, ottimo, perché ti fa da interruttore ma soprattutto ti fa anche da dimmer e lo puoi posizionare dove vuoi prendendo la corrente dove vuoi, quindi diventa comodo. Se vi ricordate, io sono stato previdente, nel senso che ho messo queste canaline e quindi adesso io riesco a staccare la striscia LED senza avere problemi, e soprattutto anche se rimane come lì, tipo della colla sotto, me ne frego, perché ci rimetto l'altra striscia sopra, gli rimetto la sua copertura e voilà, gran furbata. Stacco questa cosa qua, guarda, adesso stacco la striscia LED, vista, staccata. Mauri è proprio bravo a fare questi lavoretti, soltanto che non ha voglia, quindi ogni volta che vedete fare un lavoro immaginatevi dietro prima un'ora di insulti a me che gli ricordo che deve fare il lavoro. Io per l'occasione, siccome abbiamo tanti lavoretti da fare qui mentre siamo fermi prima della ripartenza, ho fatto anche un elenco che dura 2 pagine, adesso non ve lo posso far vedere, ci sono proprio tante cose da fare. Voi mandate a cagare. Ok, e voilà, un altro lavoro, numero 2. Sto sostituendo questi splendidi faretti, questi qua, adesso è coperto perché si accendevano di notte da soli, cinesate, qualità pessima, però vabbè, ragazzi, uno fa anche l'esperienza, risparmia. E ho preso questi qua che pesano il doppio, quindi devo metterli bene, però insomma sono proprio per camper, l'ho presi a Camper Magenta, costano 50 euro l'uno, mentre invece prima avevo speso 60 euro 4, giù di lì. Quindi c'è una differenza. Li sostituisco perché si sono praticamente bruciati tutti, e quelli che non si sono bruciati si accendono da soli, però non caricano più l'USB, insomma hanno sempre un problema. Quindi cablaggio lo stesso, l'unica cosa, devo mettere le sue staffe che sono differenti. Messa, c'è la sua spioncino blu, è dimmabile, si accende, si dimma, e qua c'è la sua USB. Ora devo mettere altre 4, ve le risparmio. Prima, dopo. Molto bella, Pelle. molto pelle, veramente qualitativamente molto pelle, e che mi sento molto in Germania. La parte davanti è fatta, quella dietro è un po' più complicata, quindi non è molto sorridente, però adesso vi porto di là e vi faccio vedere. A parte che è buio e a parte che c'è meno aria, praticamente lì dentro è più complicato. Ma adesso sto anche facendo un'altra cosa. Cosa stai facendo? Siccome il proiettore noi lo tiriamo fuori, lo mettiamo sul tavolino, poi tocca, fai, disfa, finalmente ho comprato il supporto del proiettore, che è questo qua, che lo metto qua a parete. Così rimarrà fisso il proiettore, non si muove più e tante belle rotture di balle in meno. Quindi vai col trapano. Quella luce là ancora manca. La faremo. Adesso ho bisogno di te. Ah, eccolo. Proiettore. Voilà. Ma è il contrario però, Ma non è al contrario, ecco, questi li metti a soffitto anche, pistola. Comunque, luce, tac, attaccata, solicità blu, e sul dimmer, e fa anche una bella luce. Bene, ne manca una. Ti ho sentito mugugnare. La giornata inizia triste? Sì, di merda. Devo buttare un Sikaflex, mi si è seccato. Sacrilegio, buttare un Sikaflex. Perché è quasi nuovo. Allora, ho sto benedetto tappo dell'acqua con la sua guarnizione, che però non tiene. Allora volevo cambiare la guarnizione, ma non è neanche male sta guarnizione. Però magari facevo uno spessore un pochino sotto col Sikaflex, questo perché c'era veramente tanto spazio, e quindi secondo me non va battuta. Quindi se lo tengo più alto mi va battuta. Perché? Perché mi sono accorto che nelle curve, nelle salite e nelle discese, quando è pieno, mi gocciola. E siccome io l'acqua la odio, perché qua le infiltrazioni non le voglio, devo trovare una soluzione. E non so, adesso oggi ci penso, vedo, ci provo, non lo so. Detto questo, i faretti li abbiamo finiti. Allora adesso posso ritirare quella montagna di cose lì? Sono tutte tue quelle cose lì, quindi fai quello che vuoi. Questo me lo butti, per favore. Cosa succede qua dietro che sento trapanare e non mi dici niente? Sto mettendo a posto i danni che fai tu.
Io? Ah, mi stai riprendendo. Sì, sto mettendo a posto il... come si chiama? La cosa delle tende, il binario delle tende. Che visto che avevo fatto le tende lunghe, io sono intrappato dentro, l'ho strappato e adesso lo sto mettendo a posto. Comunque fai vedere che ho già fatto altri 2 lavori. Uno ho attaccato davanti il coso delle tende, la fascetta. Ah, poca roba. E dietro ho messo a posto il paraurti. Il paraurti che si era rotto in Marocco. Esatto. Una finezza ho fatto, vai a vedere che lavoro. Vado a vedere, dai. Tu a vita. Io a vita. Vediamo un po' sto paraurti. Attrezzi, Scagnin. Eccolo qua. 2 viti. Sì, si era staccato quel pezzettino nero. Sapete quando li rimetterà a posto? A Natale. E l'elenco si va diminuendo. Ho messo a posto bene e nel frattempo, già che c'ero, si era scollato questo qua, ho inserito dentro il via e l'ho pressato con delle pinze. Questo è il legno che abbiamo modificato. Esatto, ha un difetto perché è stato fatto da 10 cm, era così in origine, e mancando lo spessore sotto, io avevo già aumentato anche lo spessore questo, il mio dolce peso non lo regge, cioè nel senso devo fare attenzione a non stare sulla punta perché sennò si apre. Questo non si è rotto, si è solo scollato, però non mi fa impazzire. È già il secondo che rompe, il primo l'ha rotto a Tangeri e... Comunque i casi sono 2, o rinforzo il legno o perdo peso, quindi rinforzerò il legno. E dal nostro parcheggio non è tutto, perché c'è ancora roba da fare. Ragazzi, allora hanno montato il bellissimo portabici, però la telecamera non si vedeva più perché era giustamente questo palo era esattamente dietro la telecamera, quindi stavo staccando tutto, ma poi Marina mi ha detto: ma perché non fai 2 staffette delle balle? Ho detto: sai che ti dico, tanto brutto è brutto, facciamo i 2 staffe, chi se ne frega. L'idea è mia, vediamo la realizzazione. È un lavoro di merda, fatto male, non mi criticate, ma va bene così, tanto è una telecamera, deve star lì, tutto il resto è brutto, bisogna farlo uguale, possiamo mica fare le cose fighe, quindi adesso lo stringo. Vediamo da sotto com'è. Sotto adesso riprende. Giusto? Sì. Vedi che ho avuto una bella idea. Bravissima, bellissima idea, poca spesa, massima resa. Siamo proprio squadrinati. Ma lì se ne frega, funziona, va bene così. Allora adesso io vado a schiacciare il pulsantino della retrocamera per vedere se si vede e al massimo riprenderò il naso di Mauri. Dunque, qual era? Questo forse. Ah, vedi che mi ha visto. Ma che bello! Do it yourself by Maurizio, il professore con questi occhialetti. Ti vedo! Bene, direi che la prospettiva va bene, ora vado a dirglielo. No, ha detto che lo vuole abbassare un po'. Buonasera, anzi buongiorno, buonanotte. Allora ragazzi, questa potrebbe essere la configurazione più verosimile a quella che adotteremo, perché ho giusto questo spazio di fianco al sedile di Marina con il finestrino lì, dovrò fargli ovviamente un riparo. Quindi si inizia con la maschera per questo tubo. Sì, e come vedi il tavolino all'occorrenza diventa anche tavolo da lavoro, questa è la tua contentezza. Mi sento nel mio ambiente naturale. Buongiorno ragazzi, non immaginavamo di passare dai bagni freddi al fiume alle felpe pesanti. Vi faccio vedere dov'è la postazione di lavoro di Mauri di oggi. Siamo in questo posto qui che è un bar e Mauri è gentilmente attaccato alla corrente perché ormai qua ci conoscono tutti. Sì, ma guarda la mia miss, sopra inverno, sotto estate. Se si ha la felpa anche Mauri, immaginatevi la temperatura. Però il piedino freddino sta bene. Pensate che oggi ci sono appena arrivate quelle coperte termiche per i vetri, no? Per mantenerci freschi, perché faceva troppo caldo, quindi abbiamo detto facciamoci su misura. Mi stai disturbando, Non so a che punto siete rimasti dalla storia, però siamo venuti qua, questo splendidissimo posto, splendidissimo posto,
Pollone, Biella, giù di lì. Perché? Perché ci siamo avvicinati perché domani facciamo la revisione della pompa e spero che me la finisca in giornata. Quindi, siccome l'appuntamento è domani mattina alle 8, ho voluto avvicinarmi il più possibile per evitare il traffico e per evitare soprattutto di viaggiare molto presto la mattina, perché ho un problema con le luci, ma lo vedremo. E quindi niente, mi sono avvicinato, e qui a una decina di chilometri, quindi domani mattina alle 7:30, scendo giù piano piano e andiamo a vedere cosa ci dice. Per Bruto, che ha bisogno insomma di una verifica piccolina alla pompa. Il cimitero delle pompe. Queste pompe qua vecchie non hanno la lubrificazione con l'olio del motore, glielo devi mettere da quel tappo là, no? Che voi non l'avete mai messo. Però tutto quello che è il gasolio è diviso dall'olio, no? Che l'olio serve per lubrificare i cuscinetti e ballevare. Lì c'hai i pompanti e la pompetta che trafilano perché sono consumati. Allora dietro qua, adesso questa qui non ce l'ha perché è più recente, no, ce l'ha ancora. C'è questo qui, quando te metti l'olio, sai, una volta l'ecologia non esisteva, no? Quando te le metti l'olio alla pompa, al suo livello, sbattendotelo fuori. Quando arriva a livello non lo butta più fuori al suo livello. L'olio non l'avete mai messo, però qua è pieno di gasolio perché trafilano pompanti e pompetta. Allora cosa capita? Che a parte i cuscinetti, invece di essere lubrificati con l'olio, sono a bagno nel gasolio, a parte quello. Quel gasolio lì da qualche parte va e esce dallo sfiato dell'olio e ti goccia per terra. Ecco perché. Allora, o lo lasci così, perché oltretutto non ti perde neanche dallo sfiato, ma ti perde dalla guarnizione di questa pompetta qua. Che però questa pompetta qua puoi anche cambiare la guarnizione e non ti perde più. Però non serve niente perché invece di perdere di qua ti perde di qua. Invece di farsi il livello a questa altezza qua, se lo fa a questa altezza qua esce sempre uguale e alla fine non cambia niente. Perché io lì sopra ci vivo. Diventa problematico per quello. Cioè te lo usi tutto l'anno. Io lo uso, io ci vivo proprio, ci dormo sopra, perché adesso il viaggio andrò in Turchia e fare chilometri con una pompa che è mezza metà mi c'era un po' le balle. No, diciamo che vedi che c'è scritto olio. In tedesco ma scritto olio. Non perde niente adesso. Sto guardando se riuscivo a vedere dove avevo la targhetta. Totale, se non c'ero io, questo numero di questa schedina non si vedeva. Mettila, Fatto. che era una volta che lavori. Situazione risolta. Guarda, io l'ho trovato il numerino 114 079. Cioè, tu pensa se questo numero lo devono mettere in una targhetta dietro a un'altra staffa. Ecco, io lì sono andata. Ha fatto un lavoro. No, bravo. Devo dire che la Mari, quando c'ha le manine piccole che si infila nei meandri a pulire, bravissimo. Allora ragazzi, riepilogando, la pompa è a posto, non ha problemi, o meglio, ha un trasudamento e non è mai stato messo l'olio, io non lo sapevo, mea colpa che non mi sono informata, quindi girando secco è entrato il gasolio, quindi le bronzine di quell'alberino venivano solo lubrificate dal gasolio, c'è una specie di tubicino troppo pieno, quello che aveva spiegato prima il signore. Comunque riepilogando mi ha detto: secondo me spendere 1.000 euro per rifare la pompa adesso, no. Aggiungici l'olio ogni 5.000 km, un olio bello spesso da cambio e vai avanti così. Poi guarda, se hai problemi e vi senti che inizia a girare male, fermati. Però mi ha detto, smontare adesso una cosa che va bene, perché comunque non è che stia fumando più di tanto, fumo quando è caldo, ma mi ha detto è normale questi motori, non ne vale la pena. Quindi dopo il preventivo abbiamo deciso che Esatto. rabboccheremo. Perché mi sale più di 1.000 euro, quindi ho detto vabbè, rabbocco, che male non fa, ecco, olio nuovo, diciamo così. E vedo, insomma, sono andato avanti degli anni senza mettere olio, perché sicuramente il proprietario prima non lo sapeva, secondo me. Anzi, ti saluto se mi stai guardando, perché so che mi segui, dovevi mettere l'olio, ricordati. E quindi niente, vai, adesso chiudiamo tutto e andiamo da un altro meccanico. Parlando di lavoretti da fare su Bruto, ragazzi, oggi facciamo un'altra cosa. Mettiamo il cartello carichi sporgenti sulle bici che abbiamo appena caricato e Perché così noi vogliamo essere in regola, perché già se ci fermo ci fanno un culo così per lavoro zero, quindi
Allora, finito, è provvisorio, ho messo così veloce per andare, perché dobbiamo andare. Per l'ennesima volta smontiamo il volante per i fari che non funzionano più. Buongiorno, siamo arrivati in una officina a casa di un amico che ci aiuta a dare un'occhiata all'impianto elettrico della 12 volt. Fa caldo, ci sono le zanzare, ho sete e vi faccio vedere il lavoro. Il lavoro si svolge così: Mauri guarda e altri lavorano. Che guarda, sto spiegando il lavoro che avevamo fatto noi prima. Potrebbe essere questo. Sapete già che quando c'è un lavoro in corso complicato Mauri non mi parla, non spiega, quindi aspetterò che il lavoro sia finito e vi farò spiegare da lui tutto quello che è stato fatto o che sta facendo. Allora, Giuseppe, che è un amico di 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 un amico, praticamente ha trovato l'arcano. Non si era rotto niente, funzionava tutto. L'unica cosa era l'interruttore che si era ossidato dopo 43 anni di utilizzo. E oltretutto sono interruttori che si smontano ancora, per fortuna. L'ha smontato, pulito, l'ha rimontato. E grazie a lui abbiamo le luci. funziona tutto come in origine. Meglio ancora che così ne approfittiamo per raddrizzare il volante che l'avevo messo un po' storto. Giusto? Sì, Dagli forte. così dovresti essere a posto. Esatto. Anche col volante. È così. A volte le cose complicate ce le facciamo noi nella testa e poi sono più semplici. Soprattutto su mezzi di questo tipo, sì. Per gli stop dietro ho capito io, lo posso spiegare io. No, non ho capito. Scherzavo. Praticamente il fusibile, o meglio, sì, il fusibile che è stato cambiato a Genova, in Liguria, a Ventimiglia, quando abbiamo fatto la revisione, probabilmente non fa ben contatto, quindi ha scaldato il fusibile e praticamente cambiamo il portafusibile, facciamo prima. Quello lì praticamente. Sì, perfetto. Buongiorno, non vedo niente. Smetti di far casino. Allora, giorno numero 2 del lavori out of the road, non proprio fuori strada, diciamo fuori dalla fuori casa, house. Che fatica. Vabbè, insomma, avete capito. Avete capito? Non siamo nei soliti posti, siamo a casa degli altri che stiamo facendo e quindi andiamo al secondo giorno. Cosa facciamo oggi? Un po' di robe, le vedrete. Per primo, adesso, siccome avevo preso dei teli riflettenti, che sono questi qua, che usano in campeggio, sono molto fini, Aspetta, spiego io. Si usano in campeggio No, vuole spiegare lei? per... Ma va a cagare. Così riesco a stare un po' all'ombra. Allora, questi qua si usano in campeggio. In campeggio sono come delle tende di emergenza che si mettono praticamente a tenda con la parte riflettente all'interno e dovrebbe riflettere la temperatura del tuo corpo. Leggendo, qualcuno l'ha usato anche per riflettere i raggi solari. Non ha spessore, quindi secondo me se lo metti attaccato al vetro magari passa un po' di calore, però io lo metterò all'esterno e quindi insomma dovrebbe farmi un riflettente piccolo come spessore, quindi anche facile da ritirare. Secondo me gli spazi sono sempre importanti in campo. È una prova, ne ho presi 2, ne metterò uno davanti e poi farò le 2 ali di fianco. Questi sono dei ganci che vanno messi all'interno delle guide rotonde, di solito dei tendalini, ok? Per poi appenderci qualcosa. Questi io li userò in questa guida, che io già ho questa possibilità di avere, senza bucare, senza fare nulla, un posto dove agganciarmi. Poi ho comprato dei gancettini a pinzetta in metallo e li ho uniti. Quindi questo lo metto qua. Tagliamo via 60 centimetri che usiamo per fare un'altra finestra. Con quello che abbiamo tagliato facciamo anche un riparo per la finestra laterale. Già. Allora, col secondo telo dovremmo fare le 2 orecchie che coprono questi finestrini qua. Ora, sempre con i soliti ganci, li metto lì. E poi il problema sarà sagomarlo e unirlo qua. Dobbiamo ancora studiarlo.
Finito? No? Questo qua è da incollare e cucire, ho deciso, perché c'è una fettuccina, la sfrutterò. E quindi niente, adesso non ho il Bostik, comprerò il Bostik quando sarà a posto, ve lo farò vedere finito. Un'altra cosa che andiamo a fare oggi, anzi che vanno a fare oggi, è il cambio dell'olio. Abbiamo tolto il tappo dell'olio e stiamo scaricando l'olio esausto. Non sono esattamente arrivato a 10.000, ma visto che stiamo facendo tutti i lavori in preparazione della partenza, faccio che farlo, appunto, e basta. Mancavano 1.000 chilometri e va bene così. Ok. Ciao amici, sono stato Bruto e Bruto sta sbrodolando olio. È vero che è stato stretto in Marocco a 47 gradi, però sti cazzi. Ok, 2. Dove sei? Qua. No, dammelo, va. Dammelo. Tieni. Allora, filtro torto. E qua. Adesso lasciamo sgocciolare lo sgocciolabile per non macchiare qua per terra. Visto che c'è anche lì il filtro del gasolio in una posizione veramente di merda, cerchiamo di toglierlo e cambieremo anche quello. Ragazzi, cosa sto facendo? Vi ricordate che siamo andati dal pompista? Il pompista mi ha detto di aggiungere dell'olio da frizione, o meglio, l'olio da trasmissione, per oliare la pompa che non è mai stata oliata e cambiarlo in 5.000 km. Ora, qui vedete questo tappino che adesso è rosso, ma prima era un blocco nero, c'è scritto in tedesco Oil. Adesso ve lo faccio vedere. E qua è dove da aggiungere l'olio. Saranno 150, 100 ml, vediamo. Aggiungiamo l'olio. Attenzione alla mocchettina. Fatto? Guarda qua. È qui, raga. Qui. È sempre uguale a prima. Questo è il filtro che avete già visto in Marocco, che si leva così. Passami la chiave da 13. Ehi. Allora, ho rimesso il filtro, adesso sto chiudendo il coprifiltro con una chiave da 13 e poi metteremo l'olio. Semplice, eh? Allora, adesso stiamo riaggiungendo l'olio, ho messo i primi 4 litri e sembrava quasi pieno. Poi ho fatto girare, se ne è più il filtro e mancava almeno 2. Più o meno 6 litri d'olio di 15,40, 60 euro. Poi un filtro d'olio che sono 16 euro, quindi sono 76 euro, poi 10 euro del filtro gasolio, quindi 86 euro e ho fatto il cambio dell'olio e il filtro gasolio. Bene. Allora, altro lavoretto che stiamo facendo è, allora io il filtro bevuto d'olio mai stato cambiato, l'abbiamo smontato, abbiamo lavato l'olio che c'era dentro e sotto c'era tanto così di fango, quindi adesso lo stiamo pulendo, che questo qua se vuoi farlo vedere, si vede il fango che c'era sotto, guarda, questa è tutta la sabbia del deserto e di qualsiasi altro posto, quindi adesso lo puliamo, riempiamo d'olio e abbiamo anche questo nuovo. Qui cambieremo anche la cinghia e adesso stiamo cercando di svitare Il filtro del gasolio. il filtro del gasolio, se mai ci arriveremo. 40 anni. Fa parte del motore ormai. Quell'altro non c'è un gommino qua in mezzo anche. Lercio sei lercio. Sì, perché visto che insomma non ci volevano far mancare nulla, c'erano i cavi dell'alternatore che in teoria dovevano arrivare alla batteria, ma non arrivavano alla batteria per il suo impianto, che erano completamente fusi. Quindi si caricava perché era collegato, ma erano proprio solo il rame vivo e tutta la plastica fusa attorno. Quindi li abbiamo cambiati, abbiamo cambiato i fasta, li abbiamo saldati, abbiamo messo una sezione più grande e li abbiamo, diciamo, tirati direttamente alla batteria e non al motorino ovviamente, non so per quale motivo, erano collegati lì, probabilmente gli impianti li facevano così. Detto questo, i cavi sono questi qua, 2 nuovi, c'è che in una sezione 4 abbiamo messi la sezione 6. I vecchi, Fabio, portami un pezzo del cavo vecchio se ce l'hai, e qua c'è tutti i ragazzi che mi aiutano, quindi li comando tutti a bacchetto. Ci andremo a eliminare di qui. Ecco i cavi arrostiti. Belli. Questi li taglieremo qui, li eliminiamo, così li tiriamo diretti da là, li abbiamo tirati diretti alla batteria senza passare da qua che faceva un ponte dal motorino d'avviamento. Però tagli direttamente lì. Inserisci, anzi io gli do e tu infila lì dentro. È entrato? Sì. Oh basta, fermati. Io gli calo dentro lo stagno ancora in più. E boh. Ma ne hai pure tu. Troppo.
ben ritornati mattina dopo mattina, non si capisce più che giorno è. In questi giorni in montagna c'è stato prima di tutto il sole che per scollinare alle 9:30 arrivava, poi andava via alle 12:30, 2, perché nuvole. Quindi il problema grosso, mi sono trovato, ma già lo sapevo che sarebbe successo, a corto di batterie. E adesso qualcuno dice, ecco te l'ho detto che non si usa. Lo so, però è così. Dopo oltretutto gli ultimi avvenimenti che abbiamo letto di insomma quel camper a Olbia, sinceramente sono ancora più convinto che senza gas sia una cosa migliore. Quindi per sopperire a questo problema cosa ho fatto? Ho comprato un piccolo generatore elettrico e ve lo voglio far unboxare. Non è sponsorizzato, ho comprato io con i miei soldi e ve lo voglio far vedere. Andiamo a unboxarlo. No, facciamo così, alla brutto. E magicamente le fascette non ci sono più. Generatore elettrico, motore a scoppio, circa 50 cc, poi andiamo a vedere, a benzina verde. Produce 900 watt di spunto e 750 watt in continuo, diciamo come servizio. Ma la cosa bella è che è piccolo e pesa solo 9 kg. Cosa c'è dentro? Libretto di istruzioni, candele, cacciaviti, cavetti vari per accendisigari, imballaggio, prodotto in Spagna. Guarda che piccolino. Praticamente un braccio per una mano, Per un piede. per mezzo braccio. Ovviamente prima di farlo partire va preparato, quindi va messo l'olio all'interno perché sennò fondi tutto, quindi questo ve lo risparmio, vi faccio vedere quando parte. Questo generatore elettrico a benzina è della Hyundai, il modello è l'HI 900 SI, ha una caratteristica che ha dentro uno stabilizzatore di corrente, dalle recensioni che ho letto in giro molto buono, quindi puoi attaccare tranquillamente quelli che sono computer o altre apparecchiature sensibili. Per me l'importante è che mi generava una corrente onda pura in ingresso per tutti gli apparati che ho Victron che caricano le batterie. Qua c'è scritto 900 watt, 9 kg, addirittura li puoi collegare in parallelo, due, per avere più potenza. Studiato per i camper, per barche, per case, per campeggio, insomma è un prodotto che costicchia un po', però secondo me il rapporto qualità-prezzo è molto buono. Stiamo parlando di circa 350 euro, vi lasceremo il link in descrizione e adesso andiamo a provarlo. Abbiamo messo 250 grammi d'olio, 10,40, circa un litro così di benzina. Il serbatoio contiene 2,4 litri di benzina. Più o meno dovrebbe essere circa 4 ore di funzionamento con un assorbimento alto, più del 50%. Ora, per la prima accensione e per quelle successive quando si svuota, bisogna pompare la benzina dentro, finché non si riempie. Ecco, come vedete qua c'è il livello, la benzina è arrivata. Si apre l'aria, si mette su on, qua, e si spera. Ha anche due prese USB, una da 1 A e una da 2.1 A per caricare cellulare o altre cose. Facciamo la prova col seghetto alternativo. Il seghetto alternativo è 720 watt. Vi faccio vedere che è 720 watt. Allora, dovere di cronaca, su Amazon è dichiarato 46-50 decibel. Provato con lo strumento di iPhone, siamo intorno ai 79 decibel, mettendolo anche al massimo arriviamo agli 80. Quindi tenete in considerazione che non è rumoroso, se sei in campeggio non lo puoi usare, è un po' rumorosino, ok? Se sei in libera e non hai uno di fianco. Intanto finiamo il lavoro di ieri. Avevamo tolto la cinghia, anzi avevano tolto la cinghia, adesso devono rimontarne una nuova. E anche i filtri, quelli del gasolio, che erano arrivati e non erano giusti. Questa è la nostra cinghia. 4, 5, vaffanculo, vai giù. Questa moto ha cambiato cinghia, filtro del gasolio, olio, ha aggiunto olio nella pompa, quella spia lì è solo il gradino giù, sembra girare bene e ti dirò anche che fa meno rumore, non so perché. Allora ragazzi, oggi è altra giornata, una delle tante che stiamo, insomma, ecco, sto provando il generatore, va benissimo, ha un assorbimento di 32 A limitato per la carica col generatore.
va benissimo. L'unica cosa è un problema con il charger della Victron, che non riesco a configurarlo, mi rimane acceso un minuto e poi si stacca. Non so se si scalda, non lo so, devo telefonare alla Victron o trovare un tecnico e cercare di capire. Però risolto quel problema lì, riusciamo a essere autonomi e a caricare le nostre batterie anche con un generatore. Speriamo di risolverlo in fretta. Abbiamo apparecchiato tutto qua, quello che c'era, tavoli, sedie per terra, tutto, per mettere a posto il gavone e riempirlo in maniera un po' più ordinata. Cioè, io non avevo idea della quantità di roba che potesse contenere il nostro gavone. Sì, sembra che abbia vomitato il gavone in giro. La maggior parte sono attrezzi. Devo dire anche che siamo partiti veloci, ho buttato dentro le cose così senza fare una grande selezione e disposizione, e aggiungendo le cose non ci sta più nulla. Quindi sto giocando a Tetris. È il gavone più scomodo del mondo, è l'unica cosa negativa di questo camper. Spazio ce n'è, ma è scomodo. Dai, sei bello ordinato però, Sì. Ho appena inquadrato il termometro e l'orologio. Si è capito che è sera e non... Inquadra il mio sudore qua. Aspetta, faccio uno zoom. C'è un'umidità pari al 2000%, non lo so. Fa un caldo, comunque adesso usiamo cosa. Dentro ci sono 28 gradi più o meno, 28,5, e fa caldo. Per raffreddare un pochino l'accenderò, la metto sui 25 gradi, poi magari 26, adesso vediamo, e non la metterò ovviamente al massimo perché non serve. La regolo poi con l'app e ve lo faccio vedere. Per chi non ha visto la puntata precedente dove abbiamo fatto vedere l'EcoFlow, noi l'aspirazione non la mettiamo fuori, non prendiamo l'aria fuori, ma ricicliamo l'aria interna e quindi raffreddiamo la stessa aria che viene già raffreddata, quindi in teoria andando avanti così dovrebbe raffreddare sempre di più, come un po' il ricircolo dell'aria nell'auto, la stessa cosa, lo stesso principio. Ora, l'altra volta è durata 3 ore e abbiamo abbassato di 9 gradi, adesso sinceramente dovremmo abbassare di 4 gradi e soprattutto togliere l'umidità, è già scesa del 2%, e quindi la mettiamo, adesso vi faccio vedere dall'app. Allora, 26 gradi, la ventola per adesso la lascio al massimo, però qua c'è una funzionalità max che non metterò questa volta, ma metterei eco. In modalità eco il consumo energetico del dispositivo è ridotto per prolungare il tempo di utilizzo. Visto che fuori non ci sono i 40 gradi dell'altra volta, direi che va bene. Oltretutto, se guardiamo qua, la temperatura inizia a scendere, quindi la temperatura che sta pescando qua, guarda, dell'aria che esce è 14,8 e la temperatura che sta pescando all'interno è già di 25 gradi e 8. Quindi in teoria siamo ancora un po' là. Cosa ne dici? Sì, perché realmente il nostro termometro ci dice che siamo a 28,2. Esatto. Quindi... Ma perché lui lì sta già pescando la sua aria più fredda, per quello che la rileva a 25,7. Siccome noi siamo tecnologicamente avanzati, tu adesso, visto che l'EcoFlow è lì e magari si inchiana tutta l'aria fredda lì, noi abbiamo 2 ottimi sistemi di autoventilazione che Marina accenderà. E si uniforma. Eccoli l'anno 80 che si unisce al 2023. Vabbè, ma alla fine dove siamo? Siamo a vicino a una cosa bruttissima che è dove si allena la Juventus. Non so, qualche juventino mi manderà a quel paese, ma ha anche ragione. Vabbè, siamo qua perché? Perché domani mattina dobbiamo andare a Michelino, che è in provincia di Torino, perché rifaccio le balestre del camper. L'altro giorno, controllando nelle varie manutenzioni, ho visto che il ripartitore di frenata praticamente si è staccato dalla barretta, perché le balestre sono talmente basse che mi ha toccato e stortato il ripartitore di frenata. Per fortuna c'è questa azienda che mi ha fatto un favore prendendomi martedì, oggi è lunedì, e quindi domani corro a farlo mettere a posto domani mattina alle 8. Quindi mi sono avvicinato, visto che ero già in zona, e stiamo dormendo in un parcheggio di un paesino vicino. Visto che non è molto sicuro, ci siamo chiusi bene dentro e usiamo l'aria condizionata perché fa veramente caldo. Non so perché, ma sembra che oggi sia riscoppiata l'ondata di calore e tutt'oggi abbiamo avuto 31, 32, 33 gradi. Anche se è già settembre. Anche se è già settembre, esatto. E quindi per questo motivo qua la sfruttiamo, poi stasera dovrebbe iniziare a fare un po' più fresco. Domani mattina poi vedrete soprattutto il lavoro delle balestre. Spero, gli chiederò anche a questa azienda se mi fa vedere il lavoro. Nel frattempo la temperatura dopo 5 minuti è scesa a 27,8 e si è ridotto di 3 punti percentuali l'umidità. Si sta allineando a quella che lui misura 26,1. Vediamo
vediamo come procede. 26 gradi e 6, 43% di umidità, sono le 23:10, c'è il 71% di batteria. In modalità eco scende piano, quindi vi consiglio o date una botta subito che scenda e poi dopo vi regolate con l'eco, oppure lasciate che l'eco, se non avete problemi troppo caldo. Marina si è già messa la copertina, ve la faccio vedere se si vede. Ari, saluta! Ho già freddo. Ecco, vabbè, signori, vi saluto, è stato un piacere. Che nottata! Perché faccio da sonno? Allora, sono le 7:30, adesso partiamo. Però, prima vi dico, ieri sera abbiamo chiuso l'EcoFlow, ha raffreddato, ma non va spento. C'erano 28 gradi tutta la notte, un'umidità pazzesca. Niente, insomma, all'1:30 più o meno mi sono svegliato che ero un San Bernardo bagnato appena uscito da un fiume. Un caldo. E niente, ho dovuto spalancare tutto, riaccendere. Comunque stanotte la temperatura non è scesa, adesso sono le 7:30 del mattino, ci sono già 26 gradi e mezzo. E niente, tutto il cielo, se guardate, stranuvoloso, quindi cappone non è bello, cappa. Vabbè, allora dai ragazzi, adesso accendiamo Bruto, lo portiamo a fare l'ultima cosa in teoria importante che è da fare, che sono le balestre dietro. Vediamo se riusciamo a riprendere oggi, che insomma dovrebbe essere anche una cosa interessante da vedere, quindi vamos. Eccoci arrivati al posto che sistemerà le nostre balestre. È interessante perché noi dobbiamo riparare un ripartitore di frenata che si è staccato da dietro per colpa delle balestre, quindi tutto insieme, balestre e freni. Ho già imparato una cosa. La prima cosa che fanno, guardate che per terra c'è un numero, hanno misurato tutti e 4 lati la distanza che c'è fra la carrozzeria e terra per ogni lato, ok? Anche se non sono simmetrici, innanzitutto lo usano come punto zero, cioè cosa stanno facendo in questo momento, quindi per capire quanto alzare dopo. E poi mi ha detto che il lato posteriore destro è più basso normalmente perché è più pesante, quindi quello che cercherà lui di fare è di dare il più sostegno al lato più pesante per cercare di metterlo tutto in pari. Allora, quello che ho imparato in altri 3 minuti è che loro prendono come riferimento questa linea qua del camper. Infatti ho detto che siamo fortunati perché loro hanno così il riferimento su tutta la lunghezza delle dimensioni del camper. Ha misurato, le ha di nuovo segnate su questo pezzo di scotch che ha messo, perché mi ha detto, una volta alzato, quindi messo in pari, da lì riusciamo a capire se dargli visto che è trazione posteriore, se dargli un pochino più, diciamo così, il culo alto o basso. Adesso poi quello lo decidiamo. Bello. La prima fase è alzare per liberare le molle, o meglio le balestre, e poi fare che cosa? Smontare gli ammortizzatori, perché ha degli ammortizzatori sotto che tengono in tensione comunque le balestre, e dopodiché levare questo pacchetto, questo blocco che tiene tanti fogli assieme, poi tiri giù le balestre, le metti in forma e fai tutto il contrario. Dirlo è una cavolata, farlo dopo 43 anni che non si muovono. E offrono anche un bel caffettino, mi sembra il minimo. No, beh, è giusto, ti trattano bene, sono veramente gentili. Si vede che è un'azienda familiare, padre e figlio che lavorano assieme, volano i baffa. Anch'io quando lavoravo con mio padre volavano tanti baffa. Poi ci si vuole sempre più bene di prima, però sul lavoro ognuno ha idee diverse, ed è bello comunque vedere una generazione che passa il lavoro all'altra generazione. E il papà mi ha detto, io sono 43 anni che lavoro, mi sono rotto. No, lo capisco. È così. Però trovare un ragazzo giovane, perché avrà 30 anni, che abbia voglia di fare questo lavoro antico, perché poi alla fine è un lavoro antico, vabbè, tanta roba, complimenti. Sei già tutto sporco. Guarda, Sì. le ginocchia. Stai No, facendo? le ginocchia no. Ho dovuto smontare il serbatoio della doccia, tanto dovremmo rifarlo, anzi speriamo che arrivi in fretta, perché praticamente la balestra non esce il perno. Ed è strano perché oltretutto il serbatoio originale è ancora più grosso, quindi...
Se non fate finta che pesa, No, no. Dammi la mia lampadina, per favore. Queste sono le vecchie balestre di 43 anni fa, suppongo, Mai smontate. mai smontate. Andremo a rigenerarle Ok. e faremo il trattamento termico, le portiamo a 300-400 gradi per ridargli elasticità e ovviamente andremo ad aggiungergli una foglia perché sennò non starebbe su. Ok. E le facciamo tornare a lavorare in positivo perché Ok. erano completamente girate al contrario. Guadagneremo secondo me anche 5-6 cm. Ottimo, che male non fa. Sì, e ovviamente aggiungendo una foglia rinforziamo la balestra, quindi lei fletterà meno, il veicolo sarà molto più stabile perché Ok, quindi anche più ha meno flessione. mi rimane anche più rigido, quindi. Sì, un pelo più rigido, però è una rigidità positiva, non negativa, cioè non è Ok. che rimbalza o cose simili. Andiamo a migliorare la stabilità, perché una balestra girata al contrario è sicuramente più rigida di una balestra in positivo, Ok, perché non ammortizza. ok. E arriviamo a fine corsa e spacchiamo tutto. Bravissimo. Più che altro abbiamo un tutt'uno, cioè non abbiamo una sospensione perché il tappone di fine corsa arriva sull'asse, la balestra è girata al contrario e quindi in ogni dosso ci sentiamo tutte le botte perché appunto non abbiamo niente che ammortizza. Sì, e poi ho rotto il ripartitore di frenata per quello. Cos'è che stai facendo adesso? Adesso vedi che questi sono gli staff che servono per tenere la balestra ferma, ma in realtà è quando va in frenata altre cose la balestra non si vanno a muovere, scusa, le foglie non si vanno a muovere. E queste qua servono appunto per tenere tutto il pacco le foglie interne e in secondo luogo per dare più stabilità alla balestra stessa. Ok, quindi stai togliendo questi blocchi fermi. Esattamente sì, che servono per tenere le foglie ferme. E ora smontata in 5 minuti. Sì, sembra da. Sei bravo allora. Adesso da 3 anni. 3 anni. Cioè, ai 23 anni praticamente sei uscito da scuola e sei venuto qua. Sì. Esatto. Bravo. Metto questa foglia qua sulla seconda, quindi andiamo a togliere la sua seconda originale, quindi la togliamo e gli mettiamo questa foglia qua copiata qua. Quindi andiamo a lavorare in maniera tale che andiamo a mettere questa foglia, quindi facciamo i fuori tutte le varie lavorazioni per fare questa balestra. Praticamente il ragazzo sta spiegando perché c'è una ragazza che gli gestisce i social e ha preso noi come esempio. Come ti chiami tu? Roberta, ciao. Eccola qua. Quindi Roberta praticamente sta facendo il doppio servizio, lo potrete vedere sia sul canale dell'officina Instagram che sul nostro. Ragazzi, questa officina è degli anni 80, ma 80, cioè proprio negli anni 80 si facevano queste cose e c'erano queste cose. Ragazzi, era così, mondo di camionisti. Lo sai che dopo 40 anni di lavoro diventi con gli stessi capelli suoi, no? Spero di no. Sono talmente intelligente che l'intelligenza ha spinto perfino via i capelli. Bella questa. Questo è sulla buona strada, comunque. Tu sei, La stempiatura ce l'ho. tu sei metà intelligente. Esatto. Tu stai zitto, io te la faccio in un attimo e ti orizzonto. È arrivato il padre con i suoi 53 anni di esperienza, no 43. Sta rifacendo le pieghe, spiegando al ragazzo giovane, ed è bello questo, che gli sta proprio passando il lavoro, di il perché fa una cosa e il perché sta facendo un'altra, cioè gli sta dando i suoi consigli. Ti dico che è veramente bello, perché chi è che ha voglia di spiegare a un ragazzo di 23 anni? Wow. E quindi ha detto facciamola così perché. Vabbè, ho capito, inutile che me lo spieghi. Praticamente gli sta dando la stessa forma della balestra attuale, facendogli tutte quelle che sono, diciamo, le curve e le gradini, diciamo così, che ha bisogno la balestra per poter lavorare in maniera corretta. La sta, diciamo così, modificando a mano, poco per volta, presentandolo lì quando poi va a fare il pacchetto e quindi a chiudere.
bello. Allora dobbiamo dire un'altra cosa, che noi andiamo verso est, avremmo potuto farcele rifare in Romania o in Turchia, poi abbiamo telefonato, abbiamo parlato con Andrea che ci ha subito ispirato fiducia, quindi siamo perché mi hai detto, mi ha spiegato la rava, la fava, il tuiro e tutte le cose, ho detto vabbè, sembra che sappia le cose, però non pensavo che era così giovane. Ma sono nato proprio in mezzo alle balestre. Mi ha detto che sono 13 anni che fa questo lavoro. 13. Ne hai 30? Sì. Cos'è, 17? 17, sì, appena compiuto, 17. Subito a lavorare, studiare, c'era il cazzo. No, a me piaceva. Mi sa che hai fatto bene, guadagnerà di più sicuramente. Arauto 2. Trasporto speciale in carriola. Questa è bella, eh? Non sei in commercio. No, è un pezzo unico, vedo. Vabbè, c'è del fuoco sotto. Chi è che l'ha progettata questa carriola? C'è un po' di anni. Allora, questa qua è un'evoluzione in 50 anni, perché era una carriola normale dove noi bagnavamo le balestre, poi si riempiva d'acqua. Ah, ok. Allora mio padre ha preso un punzone, ne ha fatto 3 buchi, si svuotava. Ah, tuo padre già aveva questa attività qua? Sì, nel 73. I gommini? Esattamente, sì, questi qua. Questi qua te li ho messi nuovi, perché non ce la facciano più. Quindi direi che manca poco forse. Sì, stanno iniziando a rimontare, le hanno già messe in forma, le hanno già ritemprate, diciamo così. Ok. Anche se non è una temperatura, me l'ha spiegato. Ma è una... Praticamente le scaldano per rigenerarle, raffreddandole piano, però sempre con un po' d'acqua, quindi da una leggera temperatura le rimette in forma, la forma originale. Ok. E sono le due dietro solo. Sì, per adesso le due dietro, poi le due davanti quando abbiamo fatto queste vediamo come si comporta. Gli dà un'occhiatina. Sì. Balestra finita, riverniciata, vediamo con conto, spero che non sia salato. Eccoli qua. Posso tirare un po' a posto? Se lo lasciamo molto così, altro che fuori strada faccio. Così rigenerata, rinforzata. Abbiamo guadagnato, dicono, 10 centimetri. 10. Era proprio a fine vita sta balestra. Anche a star fermi le sospensioni qua patiscono perché è un veicolo a carico costante. Quando lui pende, come in questo caso che pendeva di 3 cm, non è solo sul posteriore, Certo. è anche sull'anteriore. Portare in vantaggio il posteriore e metterlo in bolla anche davanti, sono obbligato a dargli qualche centimetro in più. Certo. Infatti il risultato è 1 centimetro più alto a destra e pari davanti. Il rollio l'abbiamo dimezzato. È possibile montare i pneumatici? Andiamo sul settore In pneumatico. questo caso con la balestra che ti lavora in positivo e adesso hai le balestre ok, possiamo montare la sospensione ad aria. Prima te la sconsigliavo perché se monto la sospensione ad aria lui ti sta su, per carità di Dio, ma con la balestra ceduta la sospensione pneumatica lavora in 20-30 cm su un punto fisso. Certo. Telaio scatolato. Se la balestra non fa il suo, tu gonfi, rischi di andarmi a crepare il telaio e poi hai una rigidità pazzesca perché stai escludendo il lavoro della balestra, Certo. che ti fa solo da tirante perché ti tiene solo l'asse insieme e sta facendo tutta la sospensione. Quindi a ogni dosso vada boom, perché poi lei sta su. Però non te lo stabilizza come vuoi. Adesso che hai la balestra a posto, con rinforzo, se vuoi, possiamo mettere anche la sospensione d'aria. Interessante. Nel tuo caso sarebbe l'ideale. Cosa potrebbe costare? È un veicolo così vecchio, non lo so. Bisogna guardare perché secondo me bisogna fare delle modifiche. Non ci sono... Lo saprete nella prossima puntata. Adesso andiamo a farci un giretto e poi torniamo qua in officina.
Così vediamo come va. Sensazione della prima guida. Che è molto più rigido dietro ed è molto più guidabile, non si imbarca più in curva, non ondeggia come qui ti veniamo a mal di mare. Bene, conclusioni finali. È stato bello assistere e vedere questo tipo di lavoro che è artigianale, fatto ancora a mano, si batte col martello, si leviga, si buca, si scalda, i lavori di una volta insomma. Quindi non si è sostituito nulla, si è riparato quello che si poteva riparare e si è aggiunto un foglio in questo caso per dare un pochino più di sostegno. Quindi sono quei bei lavori che abbiamo avuto anche la fortuna di vederli, perché molte officine non te li fanno neanche più vedere, ti dicono fuori, vai in ufficio. Quindi tu vedi il lavoro in teoria già terminato, o meglio, non lo vedi neanche, lo senti e punto. Quindi è bello, spiegandoti ogni passaggio, cioè ti fa capire prima il lavoro che fai. Abbiamo mangiato anche con loro, quindi cioè, ti hanno proprio accolto come una famiglia ed è bello perché sono ancora quelle belle aziende di una volta. Quindi io mi sento di dire, ragazzi, consigliatissimo, l'abbiamo già provato, il lavoro è stato fatto bene, addirittura tornando c'era un dado che non era stretto bene, l'hanno scaldato col cannello per stringerlo bene. Io ho detto se era un problema, ho detto no, è solo fa un rumore, non mi piace. Quindi la precisione anche nelle cose. Quindi grazie Andrea e grazie a Tony Balestre, che veramente non sono sponsorizzato, però lo faccio perché le aziende che meritano vanno premiate. Lorenzo, il lavoro l'ha fatto. Ragazzi di 23 anni, questo è gente che lavora, mica quelli che vanno in giro TikTok, Facebook, questa è gente che lavora. Allora io ad Andrea sono riuscito a strappare una promessa, che se venite qua e dite che arrivate tramite Senza Cap, vi fa uno sconto e qualche gadget. Assolutamente. Grazie Andrea. Grazie a voi. Ciao. Buoni chilometri. Ciao, grazie. Mi stai disturbando? Sto lavorando. Che schifo. Ma dai, ma mi hai smerdato tu. Ma smettila. Oh, come sei bello, Mauri. Stupendo. Sono più bello di te comunque. Così detto? Che sono più bello di te. Aspetta, allora ti riprendo a favore di sole, guarda. Splendido, splendente. Scrivete qui sotto. Stronzo. Aspetta. Splendido, splendente. Scrivete qui sotto che Maurizio è bello. E non è vanitoso. Cioè, io non avevo idea della quantità di roba che potesse contenere. Benvenuto Gallo. Che potesse contenere il nostro gavone.